Benvenuti in questa nuova recensione. Oggi vedremo un prodotto molto particolare, una telecamera 4G LTE che ha all'interno una batteria ricaricabile tramite il suo pannello solare. Adesso vediamo un velocissimo unboxing, poi vediamo come installare la telecamera e l'app e faremo anche qualche test. Questo è il pannello solare. Abbiamo una scheda SIM con 300 MB di dati gratuiti, spazio cloud per 30 giorni gratis, il suo supporto a muro per il pannello solare, abbiamo un cavo USB, il supporto della telecamera e la telecamera con le sue antenne per il 4G. E questo è tutto il contenuto della confezione. Nella prima installazione è consigliabile ricaricare la batteria con il suo cavo USB in dotazione in modo da caricare la batteria al 100%. Quando la colleghiamo ci accorgiamo della ricarica con la luce rossa all'interno. Rimuovendo il coperchio inferiore troviamo il pulsante di accensione, lo slot per la SIM, lo slot per una TF, per una scheda SD e il pulsante di reset. Eccolo qua. Il fissaggio a muro è previsto tramite questo supporto con 3 viti e 3 fisher ovviamente compresi nella confezione in questa maniera. Mentre per il pannello solare da 6 watt è compreso il supporto che è regolabile e viene avvitato tramite questa vite in questa maniera. Anche questo viene fissato attraverso 3 viti. Ecco, una volta caricata la sua batteria interna da 10.000 mAh possiamo andare a installare la SIM e una scheda SD. Prendo la scheda SIM in dotazione che ha 300 MB di dati gratuiti e la inserisco con il chip verso l'alto. Adesso vado ad inserire una scheda SD, questa non è compresa nel kit, è una mia scheda SD perché è prevista l'archiviazione dei filmati quando viene rilevato un movimento sia nel cloud ed anche nella scheda SD. Adesso che è tutto pronto andiamo ad installare l'app. Io sono su Android, apro la fotocamera e andrò a scansionare il QR code all'interno delle istruzioni che sono anche in italiano. Ecco, quello di destra è quello Android, quello di sinistra è per Mac. Verremo portati all'installazione di U-Box e facciamo installa. Una volta installata possiamo fare apri e la prima volta che la installiamo dovremo andare a registrarci con una mail. Adesso inserisco i miei dati. Una volta loggati dobbiamo andare nelle impostazioni per consentire le notifiche in modo che ci arrivino le notifiche push, ma dobbiamo anche abilitare il microfono se vogliamo la comunicazione bidirezionale con la fotocamera. Ecco, ora è offline, quindi andiamo ad accendere la telecamera. Mettiamo su on lo switch e vedremo lampeggiare il LED. Adesso sta cercando di connettersi alla rete 4G. Una volta che sarà fisso blu vuol dire che la rete 4G è stata acquisita. Ed eccolo qua, blu fisso. Dopo un breve tutorial, che apparirà solo la prima volta, saremo online. La prima volta ci viene chiesto di connettere la fotocamera e lo facciamo attraverso il QR code.
Ora, come vedete, la telecamera sta funzionando in maniera totalmente autonoma, sta funzionando quindi tramite la sua batteria interna, mentre all'esterno avremo il supporto del suo pannello solare. Qui sotto possiamo andare a vedere i video archiviati nel cloud, tutti i rilevamenti fatti dalla telecamera, e andando a premere questo tasto qui sopra, facendo consenti, andremo a vedere invece quello che è stato archiviato nella nostra scheda SD. A questo punto non ci rimane che fissare le staffe nella posizione desiderata, installare il pannello solare e la nostra telecamera sarà completamente autonoma sia da reti wifi che da una presa di corrente. Adesso però parliamo della qualità video. Ho registrato diverse clip in diverse condizioni di luce, andiamo a vedere come si è comportata. Ecco, queste sono le riprese in piena luce. Come vedete c'è una buonissima risoluzione 2K e come vedete arriveranno immediatamente le notifiche sul nostro telefonino. Queste invece sono le riprese nel buio totale, agevolate dal suo illuminatore LED che illuminerà al meglio la scena. Quest'altra clip è girata da un secondo piano rialzato. Come vedete la qualità delle immagini 2K non sono affatto male. L'auto-tracking farà in modo che non appena verrà visualizzata la sagoma umana verrà inviato una notifica push tramite l'app. Quando andiamo a scaricare le nostre clip tramite l'applicazione le troveremo in memoria interna, DCIM, U-Box e questi sono tutti i miei file. Bene, siamo arrivati alle considerazioni finali. Partiamo con i pro. Ha sicuramente una buona qualità delle immagini in risoluzione 2K. È stato molto facile configurarla, sia l'installazione della SIM sia la configurazione dell'app. Molto veloce anche il collegamento con il server. Buona la possibilità di avere nel kit compresa una scheda SIM da 300 MB che ci permette di fare tantissime prove prima di prolungare l'abbonamento della scheda SIM compresa nel kit, oppure potremo andare ad utilizzare una scheda Wind o una scheda Vodafone. Buona anche l'illuminazione LED che permette di illuminare soggetti fino a una decina di metri nel buio più completo, in modo da coadiuvare i LED, gli illuminatori agli infrarossi. Parlando dei contro invece, l'unica cosa che mi sento di criticare è l'assenza di una porta di rete Ethernet e un collegamento Wi-Fi standard, ma se avete visto questo tipo di prodotto sicuramente la dovete installare in maniera autonoma e quindi fuori dalla rete Wi-Fi e dove non c'è corrente elettrica. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato utile e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!